Oggi torniamo a osservare dall'alto uno dei sistemi vulcanici più complessi e studiati del pianeta, la caldera dei Campi Flegrei. Un territorio che può apparire tranquillo agli occhi di chi lo guarda da lontano, ma che in realtà continua a evolversi giorno dopo giorno attraverso una serie di fenomeni che gli scienziati monitorano costantemente. La deformazione del suolo, la sismicità e l'intensa attività del sistema idrotermale. Ogni nuova giornata porta con sé dettagli diversi. Alcuni cambiamenti sono minimi e richiedono strumenti sofisticati per essere rilevati. Altri, invece, diventano sempre più evidenti anche a occhio nudo. Ed è proprio questo che rende il monitoraggio quotidiano così importante. Osservare, documentare e confrontare nel tempo ciò che accade in una delle aree vulcaniche più dinamiche d'Europa. Un grande saluto a tutta la comunità di Solfatara News, a chi ci segue ogni giorno attraverso le nostre webcam in diretta, a chi controlla insieme a noi il sismografo indipendente e a tutte le persone che hanno scelto di informarsi attraverso immagini reali raccolte sul territorio. La vostra presenza quotidiana rende possibile costruire un archivio unico di osservazioni che ci permette di seguire l'evoluzione della caldera praticamente in tempo reale. Oggi, 6 giugno 2026, il nostro monitoraggio non si è limitato alle fumarole di Pisciarelli e della Solfatara. Abbiamo esteso il volo fino al porto di Pozzuoli e all'area di Porto Iulius per documentare gli effetti sempre più evidenti del fenomeno che da anni sta trasformando il territorio, il bradisismo. Parliamo di un sollevamento del suolo che continua a modificare il paesaggio costiero, alterando lentamente ma costantemente il rapporto tra terra e mare. Ciò che fino a pochi anni fa sembrava immutabile oggi mostra segni di cambiamento impressionanti, visibili persino senza strumenti di misura. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli. Negli ultimi mesi quest'area ha mostrato variazioni continue e spesso molto rapide. Anche oggi la bocca principale si presenta estremamente attiva, con una vigorosa emissione di vapore vulcanico che fuoriesce in pressione dal sistema sottostante. Nonostante le elevate temperature atmosferiche di questi giorni tendano a ridurre il contrasto visivo delle emissioni, la colonna di vapore risulta comunque ben distinguibile e costante. Le aree circostanti interessate dall'attività termica continuano a mostrare segni evidenti di forte degassamento e di intensa circolazione di fluidi caldi nel sottosuolo. La temperatura rilevata oggi presso la fumarola Pisciarelli è di 109,1 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato, con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti. Uno strumento utile per comprendere eventuali variazioni e confrontare i dati raccolti nel tempo. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere Solfatara per osservare da vicino la fumarola Bocca Grande. Anche qui lo scenario appare particolarmente energico. La fumarola continua a emettere grandi quantità di vapore vulcanico che vengono espulse con notevole pressione dalla bocca principale. Le colonne di gas risultano dense e persistenti, mentre tutte le fumarole secondarie distribuite lungo il bordo interno del cratere mostrano anch'esse una chiara e diffusa attività. La temperatura rilevata oggi alla fumarola Bocca Grande è di 185,9 gradi centigradi, un valore che conferma il mantenimento di condizioni termiche elevate all'interno del sistema fumarolico della Solfatara. Queste manifestazioni superficiali rappresentano la parte visibile di processi molto più profondi. Il sistema idrotermale dei Campi Flegrei continua infatti a ricevere energia dal sottosuolo, alimentando la circolazione di fluidi ad alta temperatura che raggiungono la superficie attraverso fratture e condotti naturali. Ma è durante il volo sulla costa di Pozzuoli che abbiamo osservato alcuni degli aspetti più impressionanti della giornata. Partendo da via Napoli, il cambiamento del paesaggio appare sempre più evidente. Il mare sembra arretrare lentamente, mentre strutture che fino a pochi anni fa risultavano sommerse stanno progressivamente emergendo. Chi segue il nostro archivio video conosce bene questa trasformazione. Le immagini raccolte negli anni mostrano con chiarezza come il livello relativo tra terra e mare sia cambiato in modo significativo. Man mano che ci avviciniamo al rione Terra, che ricordiamo essere situato nell'area maggiormente interessata dal sollevamento del suolo,
il fenomeno diventa ancora più evidente. La darsena del porto mostra oggi una trasformazione impressionante. Gran parte dell'area risulta ormai quasi completamente asciutta, una condizione che rende la darsena di fatto impraticabile per gli ormeggi. Dove un tempo erano presenti fondali sufficienti per le attività portuali, oggi si osservano ampie superfici emerse che testimoniano in modo diretto l'effetto del continuo sollevamento del terreno. Non si tratta più di cambiamenti limitati a singoli punti, ma di una trasformazione che coinvolge ormai gran parte dell'area portuale. Particolarmente impressionante appare la zona del mercato ittico, dove in passato l'acqua raggiungeva direttamente la base delle banchine. Oggi stanno comparendo superfici asciutte e piccoli tratti di spiaggia che testimoniano in maniera evidente il continuo innalzamento del terreno. Gli effetti pratici di questa trasformazione iniziano a essere sempre più visibili sulle infrastrutture portuali e sulle attività marittime quotidiane, costrette ad adattarsi a una costa che cambia lentamente ma senza sosta. Successivamente abbiamo raggiunto Porto Julius, ed è qui che il fenomeno assume un impatto visivo straordinario. Le antiche strutture romane, che per lunghi periodi della loro storia recente sono rimaste sommerse, appaiono oggi sempre più vicine alla superficie. Alcuni resti archeologici risultano ormai a pelo d'acqua e sempre più riconoscibili dall'alto, offrendo una testimonianza diretta della velocità con cui il paesaggio sta evolvendo. Pur trovandosi più distante dal centro principale del sollevamento, anche quest'area continua a registrare cambiamenti evidenti. Ogni nostro ritorno documenta nuove porzioni di strutture che emergono dal mare e nuove modifiche alla linea di costa. La cosa che colpisce maggiormente è proprio la velocità con cui questi cambiamenti diventano percepibili. Parliamo di fenomeni geologici che normalmente richiedono lunghi periodi per essere osservati, ma che negli ultimi anni stanno lasciando segni sempre più evidenti sul territorio flegreo. È importante ricordare che il bradisismo non rappresenta un fenomeno improvviso, ma un processo geologico che nei campi flegrei accompagna da secoli la storia di questo territorio. Tuttavia, l'attuale fase di sollevamento è tra le più intense osservate negli ultimi decenni e continua a essere attentamente monitorata dagli enti scientifici, proprio per la rapidità con cui sta modificando l'ambiente circostante. Le fumarole che osserviamo ogni giorno, i terremoti registrati dal territorio e il continuo innalzamento del suolo sono tutti fenomeni che fanno parte della stessa complessa dinamica vulcanica che interessa la caldera. Per questo motivo continueremo a documentare ogni variazione, ogni cambiamento e ogni dettaglio osservabile direttamente sul campo, portandovi immagini aggiornate giorno dopo giorno. I campi flegrei stanno attraversando una fase estremamente dinamica e ogni giornata di monitoraggio aggiunge un nuovo tassello alla comprensione di ciò che sta accadendo sotto i nostri piedi. Osservare questi cambiamenti nel tempo significa costruire una memoria visiva preziosa che permette a tutti di rendersi conto dell'evoluzione reale del territorio. Se avete notato anche voi cambiamenti nella vostra zona, scrivetecelo nei commenti. Le vostre osservazioni sono spesso preziose e ci aiutano a confrontare ciò che vediamo dall'alto con ciò che accade quotidianamente sul territorio. Grazie a tutti per aver seguito anche questo monitoraggio. Continuate a seguirci su Solfatara News per i prossimi aggiornamenti dai campi flegrei, dalle fumarole di Pisciarelli, dalla Solfatara e dalle aree interessate dal bradisismo. Noi continueremo a sorvolare, osservare e documentare ogni evoluzione di questa straordinaria e affascinante caldera, portandovi immagini sempre nuove e mostrando senza filtri i cambiamenti che stanno trasformando uno dei territori vulcanici più affascinanti e osservati del mondo. Un grande saluto a tutta la comunità di Solfatara News. Grazie per il vostro sostegno quotidiano, grazie a chi segue le nostre dirette, i nostri monitoraggi e le nostre analisi. Continuate a restare con noi per i prossimi aggiornamenti dai campi flegrei, da Pisciarelli, dalla Solfatara, da Pozzuoli e da tutto il territorio flegreo. È tutto, ci vediamo nel prossimo monitoraggio.